Se noi vediamo appunto due dialoghi giovanili di Platone in cui forse sono rappresentate le idee del vero Socrate, dialoghi come il Protagora, come il Gorgia, oppure come il primo libro della Repubblica di Platone, che forse è giovanile, mentre gli altri libri della Repubblica sono stati composti dopo, e avrebbe dovuto chiamarsi il primo libro della Repubblica di Platone Trasimaco. Lui discute con Protagora, con Gorgia, con Trasimaco, ma anche con altri sofisti come Callicle o come Polo, e Socrate difende prima di tutto l'idea che la virtù sia unica, per esempio nel Protagora dice che le virtù sono tanti, cioè le virtù sono simili, dice Protagora, tutte simili tra loro, ma non come le parti di una moneta d'oro. Le particelle di oro in una moneta d'oro sono simili a se stesse e simili al tutto, cioè la moneta. Protagora dice che le virtù sono simili a loro come le parti del volto, d'accordo? Sono simili semplicemente perché fanno parte del volto, però in realtà ogni parte del volto, la bocca, il naso, l'orecchio, è diverso dalle altre parti del volto ed è diverso dal tutto. E quindi invece Socrate cerca di confutare Protagora per dire che la virtù è unica. Questo è fondamentale nella dottrina socratica e anche poi passerà in Platone. Il problema della virtù, il famoso problema della arete in greco, la virtù è unica. Il bello, il giusto, il santo, il buono sono in realtà tutti modi per dire un'unica cosa. Protagora all'inizio del dialogo intitolato a lui, Protagora di Platone, non è d'accordo con questo, poi formula un'altra teoria secondo cui tutte le virtù sono simili tra loro tranne il coraggio, perché uno può essere anche ingiusto, o può essere anche ignorante, tuttavia può essere coraggioso. Socrate cerca di confutare dal suo punto di vista, ha confutato anche questo, dicendo che è impossibile essere coraggioso se non sei giusto, d'accordo? Se non sei giusto. E quindi la visione di Socrate è una visione molto ottimistica, un ottimismo morale nei confronti del relativismo dei sofisti e del crudo realismo politico dei sofisti. Per Socrate conviene essere virtuoso, soltanto il virtuoso è soltanto il sapiente, l'uomo giusto, soltanto il sapiente può ottenere piacere e utilità, soltanto il sapiente può scegliere la giustizia, può essere giusto. Da qui la famosa dottrina di Socrate, che passa anche in Platone, molto ottimistica, un ottimismo morale in contrasto con quello dei sofisti, la famosa dottrina socratica per cui se tu fai il bene, la giustizia, se tu pratichi il bene, è semplicemente perché conosci l'idea di bene, cioè conosci il bene in sé, d'accordo? Tu conosci il bene e quindi automaticamente capisci che praticare il bene ti porta felicità, praticare la virtù ti porta felicità, è conveniente. E quindi se tu non scegli il bene ma scegli il male o scegli l'ingiustizia, perché lo fai? Perché sei ignorante. E da qui l'altra famosissima teoria di Socrate per cui chi sbaglia, chi pecca, chi è vizioso lo fa involontariamente. I sofisti con cui lui parla dicono ma non è vero, cioè ci sono persone che conoscono benissimo qual è il bene, qual è il giusto, ma decidono di non farlo, di essere ingiusti perché magari conviene loro. Ricordate la famosa teoria di Gorgia che dice che molto spesso uno non viene trascinato dalla ragione, portato a delle conclusioni dalla ragione, ma dai sentimenti, viene trascinato dalle passioni, e Socrate si oppone all'idea che qualcuno possa essere trascinato dalle passioni nei confronti dell'ingiusto, nell'ingiustizia, quando sa che cos'è il bene e la giustizia. Per lui, molto ottimisticamente, chiunque conosce a livello teorico, astratto, intellettuale cos'è il bene, cos'è il giusto, non può non metterlo in pratica, perché capisce che è nel suo interesse. Non ci sono persone trascinate dalle passioni, dagli istinti a fare l'ingiustizia, anche se conoscono teoreticamente, intellettivamente che cos'è
la giustizia. Socrate parla di una, a Protagora, che non è tanto d'accordo, di una virtù calcolativa, di un'arte, lui dice un'arte della misurazione, in cui razionalmente si stabilisce cos'è il giusto, cos'è l'ingiusto, e quale, tra due cose qual è quella più giusta e quella più ingiusta. E poi si realizza necessariamente questa scelta andando verso l'opzione più giusta, perché questa è l'unica che ti garantisce la felicità, il piacere e l'utile. Quindi chi commette ingiustizia è l'ignorante. L'ignorante commette ingiustizia perché pensa che l'ingiustizia sia la giustizia, perché scambia l'ingiusto con il giusto, cioè anche il peggior criminale quando commette ingiustizia pensa che quello che stia facendo sia giustizia, d'accordo? Inevitabilmente quello che sta facendo, essendo ingiustizia, gli procurerà infelicità, gli procurerà dolore, ma lui non lo sa. E quindi ovviamente Socrate molto molto ottimisticamente, molto discutibilmente possiamo dire, mette insieme la giustizia con la felicità. Soltanto il giusto è felice. Ma come? È felice anche se rimane povero, se viene umiliato, se viene calunniato, se è malato. Il giusto è sempre felice, d'accordo? E l'ingiusto sarà sempre infelice. Ma come? Anche se diventa il tiranno di una città, può fare quello che vuole, attraverso la sua ingiustizia si arricchisce, sì, sarà comunque sempre infelice, sarà gravato di un senso di colpa. Questo ovviamente è molto ottimistico, d'accordo? Ma questi sono i temi ricorrenti nei dialoghi di Platone, come il Protagora, il Gorgia o il Trasimaco, d'accordo? Nessuno pratica l'ingiustizia volontariamente, nessuno pecca volontariamente, si pecca per un difetto di conoscenza. Rispetto per esempio a un qualche sofista come Gorgia, per esempio nel Gorgia, che sostiene che l'ingiusto è il più felice e conviene essere ingiusto, Socrate cerca di dimostrare assolutamente il contrario, che l'ingiusto non sarà mai felice. Ora, poi c'è un'altra teoria nel Gorgia molto famosa di Socrate, del Platone giovanile, che era umanitario come Socrate, secondo cui è meglio subire l'ingiustizia piuttosto che commetterla. Cioè, addirittura un tema che sembrerebbe anticipare una certa interpretazione del cristianesimo. Tra il commettere ingiustizia e subirla, i sofisti ovviamente non sono d'accordo, è meglio subirla, perché commettere ingiustizia ti porta all'infelicità, e invece subire l'ingiustizia, no, tu sarai sempre felice quando sei giusto. Ma come? Anche se sei malato, se sei povero, se sei umiliato. Questo diciamo è l'ottimismo, è l'intellettualismo diciamo socratico, e addirittura Socrate arriva sempre nel dialogo platonico il Gorgia a dire che è un bene subire la pena, cioè chi è stato ingiusto, ha commesso un crimine, sarà più felice quando viene scoperto e subisce la pena, perché la pena è come il farmaco del medico, la pena ti restituisce la felicità, invece l'ingiusto che non viene scoperto sarà infelice. Quindi, capite, il criminale dovrebbe, per il suo interesse, andare lui stesso a costituirsi, a confessare e accettare di buon grado di subire una pena, d'accordo? C'è un'idea, però, io di solito quando leggo questi dialoghi in cui Socrate si scontra con i sofisti, tendo a dare ragione ai sofisti. Spesso le motivazioni con cui Socrate cerca di confutare i sofisti sono un po' motivazioni abbastanza discutibili, basate spesso su giochi di parole, su identificazioni tra termini di cui viene dato un significato troppo generalizzante, appunto l'identificazione tra la giustizia e il bene, d'accordo? L'identificazione tra la giustizia e il bene, oppure il fatto di trovare termini contrari alla giustizia e il bene, che quindi hanno caratteristiche contrarie. Si gioca molto sulla definizione dei termini, sui sinonimi e sui contrari dei termini. Su questo gioca Socrate, ma forse è troppo intellettualistico da questo punto di vista.
Socrate sfrutta in questo modo proprio una teoria della definizione tipica nel suo pensiero, nel pensiero di Platone, una teoria della definizione che forse lui prende da Prodico. Abbiamo visto che l'arte di Prodico, della sinonimica, del cercare di mettere in evidenza i termini che hanno lo stesso significato, oppure distinguere sottilmente il significato dei termini, probabilmente quest'arte di Prodico avrà influenzato notevolmente sia Socrate sia Platone. Abbiamo già parlato di Prodico. C'è però un argomento di Socrate che mi sembra buono, quando per esempio Socrate contesta a Gorgia oppure a Callia, non mi ricordo, il fatto che conviene essere ingiusto. Lui, Socrate, sostiene che non si può mai veramente essere ingiusti al 100%, cioè l'ingiusto, per poter portare a termine il suo atto ingiusto, deve collaborare con altri ingiusti, cioè come una banda di criminali, no? Per portare a termine il colpo, la truffa, comunque l'ingiustizia. Quando sei collegato con altri, cioè con i tuoi complici, all'interno della banda devi essere giusto, devi essere sincero, devi essere affidabile nei confronti degli altri criminali che fanno gruppo con te, d'accordo? Quindi Socrate dice, se promuovono l'ingiustizia al loro esterno, la banda dei criminali, il gruppo, deve comunque, capite, al suo interno essere giusto, cioè ognuno deve essere giusto, leale, fedele, affidabile nei confronti degli altri criminali. Quindi uno, dice Socrate, non è mai completamente ingiusto, sarà ingiusto sempre a metà. Perché per essere ingiusto tu hai bisogno di connivenze, tu hai bisogno di complicità e nei confronti dei complici devi per forza mantenerti giusto. Quindi per Socrate è impossibile che l'ingiustizia veramente trionfi, perché l'ingiustizia è la negazione dell'esistenza stessa della società, della coesione sociale. Se tu vuoi un qualunque accordo sociale anche tra criminali, devi avere caratteristiche come la lealtà, la sincerità, l'affidabilità, il rispettare la parola data, e quindi è impossibile che l'ingiusto trionfi, che è impossibile proprio che esista davvero qualcuno che sia davvero ingiusto. Anche quando Socrate parla con Trasimaco e Trasimaco dice che in realtà la giustizia non esiste veramente, perché la giustizia è, abbiamo visto, abbiamo parlato del pensiero di Trasimaco, la giustizia è l'opinione del più forte, la giustizia è l'utile del più forte che impone il proprio interesse facendolo passare per giusto. Socrate non è d'accordo con questo. Socrate pensa che la giustizia esista e che esista una virtù politica. La giustizia è la virtù politica che fa anzi non gli interessi del più forte, di chi governa, ma del più debole, e cerca di confutare Trasimaco su questo, quindi molto ottimista Socrate, ok? Quindi critica i sofisti, e non possiamo adesso per motivi di tempo leggere in maniera specifica tutti i ragionamenti tra Socrate e i sofisti, vi ho detto i temi principali. Per Socrate come per Platone la virtù è unica, la virtù porta al piacere, alla felicità, all'utile, e quindi nel momento in cui tu sai qual è la virtù, la conosci intellettualisticamente, necessariamente la pratichi, d'accordo? E la virtù è unica e identica per tutti, quindi esiste una virtù oggettiva e comune a tutti gli uomini. Socrate dice non so di non sapere, è ignorante, non dice mai qual è la virtù in sé, ma Socrate cerca una cosa in sé, cioè una virtù oggettiva, e quindi è contrario al relativismo dei sofisti, per cui la virtù, il bene, può cambiare a seconda delle circostanze, secondo Protagoro, addirittura a secondo dell'arbitrio del retore, che crea un'illusione di verità, come nel caso di Gorgia. Quindi queste per Platone sarebbero differenze che fanno sì, capite, che Socrate sia molto ostile ai sofisti, rappresenti la negazione
Però molti altri non sono d'accordo. Quali sono le fonti che ci parlano di Socrate? Prima di tutto, la più antica è Aristofane, e questo l'abbiamo detto, la commedia in cui Aristofane prende in giro Socrate nel 423 a.C. è la fonte nettamente più antica, la commedia alle nuvole. Abbiamo già detto che nella commedia alle nuvole Aristofane prende in giro Socrate, lo tratta come un sofista che ha come suoi allievi dei giovani e insegna ai giovani delle opinioni empie, insegna ai giovani a non credere in Dio e ad ingannare i genitori per ottenere dai genitori dei soldi, d'accordo? Quindi capite, corruzione dei giovani e impietà. Come abbiamo già messo in evidenza nella lezione precedente, si tratta proprio delle accuse che 24 anni dopo saranno mosse a Socrate nel famoso processo. E Socrate stesso, come abbiamo detto nella lezione precedente, lo riconosce, lo dice. Queste accuse sono vecchie, derivano dal successo della commedia di Aristofane e sono state credute da tutti, ma lui dice: non è vero che io non credo in Dio, io credo in Dio, non è vero che io corrompo i giovani, anzi cerco di insegnare ai giovani delle cose virtuose, ok? Però invece Aristofane presenta Socrate come un sofista, come un ateo, ma anche come un ingannatore, d'accordo? Uno che corrompe i giovani insegnando loro ad ingannare i genitori. Presenta Socrate come uno che non crede nella verità, nell'oggettività, ma uno che è abile con qualunque discorso a dimostrare qualunque cosa, proprio come i peggiori dei sofisti. E molto spesso magari queste critiche a Socrate sono attaccate a lui e nell'opinione pubblica riemergono 24 anni dopo, vengono utilizzate come scusa per portarlo in tribunale. Aristofane presenta Socrate come un personaggio ridicolo che vive chiuso, isolato nel suo studio, in una casa che si chiama Pensatoio, che si trova isolata dal resto della città, e lui vive quasi in maniera così del tutto svagata, slegato dalla vita reale in questo pensatoio, quindi un personaggio eccentrico, un personaggio un po' matto e così via. Poi abbiamo visto che la fonte primaria, quella di cui ci fidiamo, forse sbagliamo, non lo so, è Platone nel 399. Platone inizia a scrivere le sue opere proprio dal momento in cui Socrate viene messo a morte, nel 399, e ci presenta, attenzione, Platone e Socrate un po' dappertutto. Platone scrive dialoghi, anche lo vedremo, per imitare il tipico metodo di Socrate, che non ha mai messo niente per iscritto, ma appunto dialogava continuamente. Presenta Socrate, abbiamo visto già, in contraddizione con i sofisti proprio nel modo in cui dialogare. Socrate pratica la dialettica, dice Platone, mentre i sofisti praticano la retorica. Molto spesso nei dialoghi, per esempio nel Protagora, nel Gorgia che abbiamo visto, in cui i personaggi sono Socrate e i sofisti, il sofista vuole fare un discorso lungo, persuasivo, retorico, mentre Socrate si ribella e dice: no, se vuoi parlare con me devi usare la dialettica, c'è un discorso breve. Il discorso del sofista è lungo, è un discorso macrologico, mentre invece macro significa grande in greco, mentre invece il discorso di Socrate è brachilogico. Brachius in greco vuol dire corto. Brachilogia, cioè un discorso breve, il che non significa, attenzione, che Socrate parli poco, oppure che Socrate faccia solo delle domande stringate di una riga. Socrate a volte parla anche, ma è un discorso sempre dialettico, che di solito finisce con delle domande serrate nei confronti del proprio interlocutore. Quindi non esporre una verità, un'opinione, cercare di dimostrarla in maniera ampia,
ma presentandosi come un ignorante, facendo un botta e risposta, comunque continue domande all'interlocutore, con non una retorica, cioè il senso discorso ampio, ornato, eccetera, ma con una dialettica, cioè un continuo confronto, un continuo domandare nei confronti dell'interlocutore. Questo sarebbe anche un'altra divergenza tra Socrate e i sofisti, cioè il modo di discutere, il modo proprio di portare avanti il discorso. Platone scrive molti dialoghi, quasi tutte le opere di Platone sono dialoghi, in cui Socrate è quasi sempre il personaggio, soprattutto nei primi dialoghi, poi negli ultimi dialoghi Socrate perderà importanza. Molto spesso Socrate è il personaggio dei dialoghi di Platone ed esprime le idee di Platone, è il personaggio principale, quello a cui arriva il successo nella discussione, quello che fa in qualche modo valere la propria tesi, d'accordo? La propria tesi. Allora, che succede? Ci possiamo fidare di Platone? Cioè, il Socrate che è il personaggio dei dialoghi di Platone è il vero Socrate o esprime le idee di Platone? Io non vi avrei parlato del Protagora, del Gorgia, del primo libro della Repubblica, vi potrei parlare, ne parleremo in seguito, di altri dialoghi ancora precedenti a questi, come il Lachete, il Liside, l'Eutidemo, l'Eutifrone, ok? Se non pensassi che in questi dialoghi vi sia la dottrina del vero Socrate. Quindi noi distinguiamo in Platone dialoghi giovanili, in cui Platone non ha ancora messo a punto un suo sistema filosofico originale che lo stacchi da Socrate. In questi dialoghi giovanili c'è il pensiero di Socrate, ok? Mentre nei dialoghi più tardi, della maturità o della vecchiaia, eccetera, invece Platone fa esprimere al personaggio Socrate le sue proprie idee di Platone. Quindi nei dialoghi giovanili si suppone Platone esprima davvero le idee di Socrate, ok? Quindi abbiamo visto i dialoghi giovanili verranno anche chiamati aporetici, perché poi Socrate che confuta, cerca di confutare, abbiamo visto le risposte degli altri, ma non dà mai una sua risposta dicendo di essere ignorante, di sapere di non sapere, e quindi spesso il dialogo non è conclusivo. Lo vedremo meglio poi in seguito. Però alcuni di questi dialoghi, cioè quelli giovanili, però gli ultimi tre dialoghi giovanili, che sono un po' un ponte tra i dialoghi giovanili di Platone e quelli della maturità, quelli che io ho già citato, per esempio il Protagora e il Gorgia, tendono a non essere più aporetici, d'accordo? Non conclusivi, tendono a far prevalere una tesi. Molto spesso si dice che il Protagora è aporetico, però io leggendolo non mi sembra che sia un dialogo senza una conclusione. È vero che la conclusione spesso è implicita. Socrate, aggiunge un'altra cosa, vuole aggiungere, vuole dimostrare che la virtù è insegnabile. Lo fa in maniera ironica, cioè all'inizio Protagora sostiene che la virtù è insegnabile, Socrate le fa delle obiezioni, come se Socrate volesse dire che la virtù non è insegnabile. Poi alla fine del dialogo invece Socrate arriva a dimostrare il contrario, cioè che la virtù è insegnabile, ok? Solo che lo dice per ipotesi, dice Protagora all'inizio quello che tu che definivi virtù non è qualcosa di insegnabile, perché, dice Socrate, non corrisponde alla scienza, ad una conoscenza oggettiva, ma è un metodo persuasivo, no? Per persuadere con il discorso retorico. Poi, una volta confutato Protagora, una volta visto che la virtù corrisponde a scienza e sapienza, allora dice Socrate, evidentemente tu ti stai contraddicendo, cioè la virtù, ok, sono d'accordo Protagora, è insegnabile, come tu avevi detto all'inizio, mentre io avevo detto che non è insegnabile. Io adesso sono d'accordo, è insegnabile, però se la virtù è insegnabile proprio perché è una cosa differente da quella che tu, Protagora, dici, perché è una virtù collegata alla scienza. Allora, molti dicono è aporetico, ma non è vero, perché Socrate, pur presentando questa conclusione in maniera ipotetica, ironica, fa capire che questa è la vera conclusione, la virtù è insegnabile, posto che la virtù appunto corrisponda alla conoscenza e alla conoscenza del bene e sia unica, vi ho detto, mentre invece Protagora diceva che le virtù sono tante.
E quindi, questa è però un'affinità tra Socrate e i sofisti. Entrambi, Socrate e i sofisti, pensano che la virtù sia insegnabile. Quindi attenzione, entrambi, Socrate e i sofisti, sono democratici, sono pedagogicamente moderni, sono ostili all'idea aristocratica del genos, che virtuoso sia solo chi ha il sangue blu, il sangue sia virtuoso sia solo chi appartiene per nascita geneticamente a una famiglia aristocratica. Virtuosi possono essere tutti e la virtù può essere appresa come le altre arti, può essere insegnata, soltanto che ovviamente Socrate, almeno il Socrate presentato da Platone, pensa che la virtù sia qualcos'altro rispetto alla virtù dei sofisti, d'accordo? Che la virtù sia la ricerca e la definizione precisa linguistica del bene in sé, d'accordo? Di un bene, di una virtù unica, oggettiva, eterna e immutabile, che porta al bene e alla giustizia, mentre i sofisti pensano che la virtù sia invece una tecnica, un'abilità di persuadere col discorso, di persuadere con un discorso ornato e spesso ingannevole, e di persuadere anche nel senso di far apparire vero ciò che vero non è, o far apparire giusto ciò che giusto non è. Però, ok, Socrate e i sofisti pensano che la virtù significhi cose diverse, però entrambi i campi, sia Socrate che i sofisti, pensano che la virtù sia insegnabile. Quindi, vabbè, insomma, ci fidiamo di Platone, soprattutto i dialoghi giovanili. E allora, attenzione, i dialoghi giovanili sono anche quelli in cui Platone, molto importanti, mette in scena proprio il processo e la morte di Socrate. Abbiamo già citato l'Apologia di Socrate, che forse è il primissimo scritto di Platone. Socrate riproduce in maniera magnifica, non sappiamo quanto però fedele ovviamente, rispondente al vero, il discorso con cui Socrate si autodifende, quindi la sua apologia al processo. Poi abbiamo, attenzione, il Critone. Il Critone è anche un'opera giovanile. Il Critone invece mostra Socrate nella cella, lo vedremo poi in seguito in un'altra lezione, che aspetta di bere il veleno, la cicuta, per appunto l'effettuazione della condanna a morte. E durante questo permanere nella cella lui può accogliere nella prigione i suoi discepoli, parlare loro, parlano di filosofia. Platone appunto decide di accettare di morire per rispettare le leggi della città, le leggi democratiche di Atene, che lui, vi ricordate, ha sempre rispettato, le deve rispettare anche quando lo condannano a morte, ma lo vedremo più nel dettaglio. Quindi abbiamo, vedete, due dialoghi che si occupano proprio, che descrivono il processo, la detenzione di Socrate, e poi uno che ne descrive la morte, il Fedone. Fate attenzione, il Fedone non è un dialogo giovanile come l'Apologia di Socrate e il Critone, è un dialogo più tardo. Quindi attenzione, Socrate e i suoi allievi, sempre nella cella, si svolge sempre nella cella, e Socrate aspetta di essere giustiziato. In questo caso nel Fedone i Socrate discepoli rappresentano, esprimono idee di Platone, attenzione, non di Socrate. Tuttavia, alla fine di questa discussione filosofica sull'anima, che non ci interessa perché ne parleremo parlando di Platone, alla fine che succede? Succede che viene rappresentata proprio la morte di Socrate, gli portano il veleno, Socrate lo beve, e quindi il Fedone si chiude proprio con la morte di Socrate, nella disperazione dei suoi discepoli che piangono vedendolo morire. Quindi vedete, tre dei dialoghi di Platone, Apologia di Socrate, Critone e Fedone, parlano del processo della condanna di Socrate, della sua detenzione in carcere, Critone e Fedone della sua detenzione in carcere, e poi a conclusione della condanna a morte che viene realizzata, cioè che viene eseguita. E quindi sono molto importanti queste fonti proprio sulla vita di Socrate, perché se anche Socrate dirà altre cose nella sua vita, essendo personaggio della maggior parte dei dialoghi di Platone, quindi anche di molti altri oltre questi tre, è vero che proprio in questi tre, in particolare nell'Apologia, Socrate fornisce tutta una serie di notizie importantissime sulla sua vita, sulla sua attività, sulle sue caratteristiche. Poi abbiamo, attenzione, altre fonti. Ovviamente abbiamo Aristotele, ma Aristotele è una fonte tarda, non ha conosciuto Socrate direttamente, a differenza di Platone e di Aristofane. Aristotele dipende dal suo
maestro Platone infatti ripete su Socrate le opinioni del suo maestro Platone. Però noi abbiamo anche altre fonti antagoniste, prese meno seriamente dalla storia della filosofia, che dicono il contrario di Platone e Aristotele. Prima di tutto lo storico Senofonte, che scrive anche lui dei dialoghi immemorabili di Socrate, un altro simposio, un'altra opera come quella di Platone, il Simposio. Senofonte, ma anche i fondatori delle cosiddette scuole socratiche minori, che sono sempre state appunto giudicate meno importanti della scuola socratica maggiore, sarebbe il miglior allievo di Platone, di Socrate, ovviamente Platone. Antistene il cinico, oppure Euclide, il fondatore della scuola di Megara. Allora, questi personaggi sottovalutati dalla storiografia filosofica, Senofonte, Antistene e Euclide, ci danno un'opinione di Socrate completamente diversa da quella di Platone e Aristotele. E si è sempre detto, ma loro sono stupidi, ma loro non hanno capito Socrate, non hanno capito le sue idee. E se invece avessero ragione loro, Senofonte ci rappresenta Socrate come qualcuno che veramente non ha idee, che è ignorante e che in fondo non afferma nulla. Ok? Non afferma nulla, a differenza di Platone che dà un contenuto preciso, lo vedremo alla filosofia di Socrate. Senofonte dice che Socrate era un maestro di virtù più che altro per il suo comportamento, d'accordo? Dava delle massime, ma non sistematiche, non avrebbe avuto una filosofia precisa sistematica, secondo Senofonte. La stessa cosa Antistene e Euclide vedono Socrate proprio come uno scettico, come uno che non crede a niente, che mette in discussione tutto e che non crede a niente. Quindi questi personaggi ci danno una visione di Socrate molto più vicina ai sofisti rispetto a quella che ci dà Platone. E quindi chi ha ragione? Noi diamo ragione a Platone e nel seguito di questo ciclo di lezioni vi spiegherò la filosofia di Socrate secondo Platone, però col dubbio che ci sono fonti antiche che hanno conosciuto Socrate e che ci danno un'interpretazione di Socrate differente da quella di Platone. Tuttavia sia Platone sia invece Senofonte e questi altri socratici minori sono d'accordo su una cosa, sulla quale forse Aristofane non ha sbagliato del tutto quando rende ridicolo Socrate, non il pensatoio. Socrate era comunque un personaggio singolare, strano, che aveva anche dei comportamenti, un modo di vita molto particolare, che ne faceva un outsider, un personaggio che poteva essere visto anche un po' come folcloristico. Volete sapere insomma come si comportava Socrate? Socrate veniva visto anche un po' come bizzarro, come eccentrico, come imprevedibile. Ora però la lezione è diventata troppo lunga e vedremo questi aspetti di Socrate e poi inizieremo a parlare della sua filosofia nella prossima lezione. Arrivederci ragazzi.